Ed oggi in anteprima italiana vi presento dei softbox che mi hanno veramente stupito, anzi vi dirò di più, me ne sono veramente innamorato. Dite addio a tutti i softbox che state utilizzando in questo momento e sto parlando con voi che utilizzate AD100, AD200, AD300 e AD400 perché è arrivata una rivoluzione. Ma tutto questo dopo la sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono contentissimo della collaborazione che ho ottenuto con un brand, si chiama SMDV, perché in realtà ci sto dietro da 6-7 mesi. Ho visto infatti utilizzare questi softbox praticamente in tutto il mondo, tranne che in Italia. Li ho contattati e non avevano un rivenditore con il quale collaborare, quindi hanno aspettato a far uscire in Italia appunto il loro softbox. Tutto questo per dirvi che questo softbox in realtà è uscito da un po', un annetto più o meno, ma in Italia appunto lo sto portando io. Si chiama Speedbox Flip 24G in questo caso, dove 24 sta per pollici, proprio perché è un softbox che vendono in tutto il mondo, si parla in pollici, 24 è il nostro più o meno 60 cm, me l'hanno inviato anche da 20 e da 28 e siamo davanti a softbox da 50, 60 e 70 cm. Visto che ho poco spazio in questo studio, vi farò vedere questo che è quello da 20, ovvero proprio il 50 cm. Come vedete vi arriverà a casa questa borsina veramente fatta benissimo. Qui abbiamo del velcro e qui abbiamo il nostro softbox in sé. Allora, ha tantissime particolarità, quindi iniziamo dal manico. Partiamo da questo lato che è un supporto e anche un manico. Adesso vi farò vedere tutto. Abbiamo una grande particolarità che è questa, ovvero noi possiamo andare ad inserirlo sullo stativo, avvitare, è mezzo giro, e siamo già a posto, non dobbiamo avvitare nient'altro. E già questo ci fa risparmiare veramente moltissimo tempo. Quindi tolgo, metto, a posto, già fatto. Seconda cosa, apertura e chiusura che avviene tramite un dito, guardate. E il softbox è bello che è pronto. Lo vogliamo andare a chiudere? È chiuso. Vogliamo andarlo ad aprire? È aperto. Quanto ci abbiamo messo, ragazzi? Un secondo, quindi un secondo per metterlo sullo stativo, un secondo per andarlo ad aprire, e la cosa più figa è l'inserimento del flash. Io adesso ho un classico AD100 calamitato, ha una calamita interna che lo tiene e un blocco. Quindi questo flash non se ne andrà più da il nostro softbox, ma schiacciando questo tasto possiamo andare a togliere in un secondo, metterlo in un secondo e assicurarlo. Per i professionisti credo che questo sia il softbox migliore al mondo e ne ho provati veramente tanti. Qui sul canale ve ne ho portati tanti altri ne ho comprati e ne ho usati negli arco degli anni e un po' di esperienza nel campo softbox ce l'ho, e per quanto mi riguarda questo meccanismo vince davvero su tutti gli altri, anche perché una volta che comprate il flip, qui dietro potete andarci a attaccare veramente tantissimi flash diversi, basterà poi andare a comprare l'adattatore che vi serve. Quindi se andiamo a cliccare sul bottone, togliamo il nostro adattatore, questo è fatto appositamente per AD100 e V1, e poi potete per esempio andare a comprare questo che è l'adattatore per Godox Mount, quindi va bene per AD300, AD400, ML60 e tutti gli altri illuminatori che hanno appunto l'attacco Godox. Andiamo ad esempio ad inserirlo e il gioco è fatto. Lo stesso softbox ha in questo momento un attacco diverso al quale possiamo ad esempio andare a mettere il nostro AD300. Quindi scordatevi il supporto che vi danno con l'AD300 perché non ci servirà più ed occuperà soltanto spazio nel nostro zaino fotografico. Andiamo ad inserirlo e siamo già pronti per scattare. Quindi per andarlo a chiudere ci basta un solo dito, per andare ad aprirlo ci servirà sempre soltanto un dito, per andare a togliere e mettere il flash di cui abbiamo bisogno basterà avere l'adattatore giusto, e se poi vogliamo andare a togliere il tutto dallo stativo basterà fare un mezzo giro. E ragazzi, questa è veramente una genialata.
Ma non è ancora finita. Per comodità adesso tolgo la D300. Sul lato davanti c'è un'altra genialata. Abbiamo una specie di grilletto. Infatti, se noi lo mettiamo sullo stativo, ok, abbiamo questo grilletto con il quale possiamo andare ad inclinare il softbox e lo possiamo fare in una maniera assolutamente velocissima. Niente a che fare con il supporto che ha la D300, perché dobbiamo andare a svitare, inclinare e riavvitare. Qui invece, vedete, lo facciamo in un attimo. Adesso lo faccio vedere con la D300 montato. Facciamo finta che questa è la posizione che stiamo utilizzando e lo voglio andare ad inclinare. Inclinato e non va più da nessuna parte. Se vedete dei giochi strani è lo stativo che ha i giochi strani, non è assolutamente il softbox. E che vi posso dire? È un softbox assolutamente rivoluzionario. In realtà ho visto la stessa identica cosa da parte di Profoto, che costa una roba infinita, ma ha l'attacco Profoto. Però io, che sono ad esempio un utilizzatore Godox, non posso andarlo a utilizzare. Lui invece è pensato per praticamente tutti i flash, anche perché abbiamo un altro adattatore, che sarebbe questo qui, che è un adattatore per un qualsiasi speedlight. Quindi se avete uno speedlight lo potete utilizzare, se avete una D100 o un V1 lo potete utilizzare, se avete una D200, 300 e 400 potete andarlo ad utilizzare. Questa per me è veramente la svolta assoluta. E sapete perché? Perché normalmente mi porto una marea di softbox diversi e li vado ad utilizzare in base alle situazioni in cui mi servono. Quindi ad esempio se voglio una splendida luce vado ad utilizzare questo della Godox parabolico con attacco Bowens. Ve ne ho parlato in un video dedicato, lo trovate qui sopra nelle schede. Mi devo portare però la staffa che fa sì che io possa attaccare la D300 a un softbox Bowens. In alternativa vado ad utilizzare questo con attacco Bowens da 85, quello creato appositamente per il Godox AD300, ma se poi c'è tanto vento vado ad utilizzare questo che è da 65, che è la copia speculare di questo. Se non c'è per niente vento, sono in interna o ci sono proprio delle condizioni molto particolari, vado ad utilizzare l'ombrello da 105, perché vi ricordo che più il softbox è grande e meglio è. Ed inoltre se voglio una bella luce diffusa anche sulla rim light vado ad utilizzare un classico ombrello bianco sulla D100. Quindi ricapitolando, come vedete mi devo portare dietro tutti questi softbox che non vado mai ad utilizzare tutti insieme, ma in dipendenza dalla situazione vado a scegliere uno o l'altro. Per trasportarli facilmente infatti io vado ad utilizzare questa sacca da stativi, che praticamente mi toglie mezzo bagagliaio della Smart. E invece da oggi andrò a portare solo loro due, che come vedete sono molto più piccoli, sono veramente leggerissimi, perché tra l'altro il più piccolo pesa neanche mezzo chilo, non lo sentite proprio in mano, quindi hanno un peso veramente irrisorio, sono leggerissimi e sono piatti, quindi ne potete portare quanti ne volete. Io nelle mie uscite fotografiche, a meno che non mi servano cose particolari, porterò appunto solo loro due. Il terzo, ovvero quello da 60 cm, lo lascerò a casa e lo andrò invece ad utilizzare quando devo andare in trasferta, proprio perché grazie alla sua dimensione posso farlo entrare tranquillamente in una valigia piccola, quindi nella valigia per le low cost, tanto per farvi capire, e quindi quello sarà quello da viaggio. Questi due saranno i softbox che andrò a utilizzare giornalmente e perché no porterò anche lui, quindi l'ombrello da 105 che fa una luce veramente bellissima ma che in esterna difficilmente si riesce a utilizzare, ma in interna invece mi piace veramente molto, quindi porterò solo questi tre, avrò quindi il bagagliaio della Smart praticamente libero e questa cosa già mi aiuta veramente molto, anche perché tutti quei softbox che porto normalmente pesano veramente tanto, ok? Questi due insieme peseranno 1 chilo più o meno, quelli tutti insieme peseranno 4-5 kg, quindi la differenza è veramente tanta. Come state vedendo in questo momento sto utilizzando il softbox per uno shooting in piscina, mi sono trovato veramente da Dio. La diffusione della luce la potete tranquillamente vedere da soli, anche perché abbiamo un'altra cosa a cui pensare: avere un softbox così leggero in alto fa sì che tutto il sistema cada molto più difficilmente, e inoltre abbiamo la possibilità di andare a utilizzare degli stativi veramente molto leggeri. Stativi che normalmente io non andavo a utilizzare perché erano troppo leggeri, ma che ad esempio ho comprato per fare delle trasferte. Parlo ad esempio di questo mini stativo dal peso di 1 chilo, non in carbonio, non vi fate ingannare,
che ho comprato su AliExpress per 32 euro. Vi lascio qui sotto il link al prodotto in descrizione, non è affiliato, ma è uno di quegli stativi che ho comprato perché ho detto ok, bello, piccolo, carino, se non sbaglio è 46 da chiuso, quindi entra veramente ovunque, ma con un softbox chiaramente non si può utilizzare. Uno stativo del genere con AD300 non si può utilizzare perché è troppo pesante, secondo me, ma con l'AD100 assolutamente sì, e con l'AD100 con il softbox da 50/60 è sicuramente un compagno ideale. Tra l'altro questo stativo costa 32 euro, quindi non costa veramente niente, non è la massima qualità degli stativi, ma fa assolutamente il suo se lo caricate poco. E quindi tornando a noi, anche gli stativi cambieranno. Adesso devo andare alla ricerca di stativi in carbonio ultra leggeri, perché a questo punto non mi servono più gli stativi che utilizzavo fino adesso, e sto cercando di fare un upgrade anche in quel lato lì, in modo tale da portare tanta attrezzatura ma la più leggera possibile. In uno zaino fotografico, oltre le lenti, l'action camera, tutto quello che mi serve a me, ci posso mettere una D300, una D100 o addirittura due stativi leggeri e due softbox leggeri. Può entrare tutto dentro uno zaino e questa cosa è veramente fantastica per tutti i professionisti che si devono muovere. Ma adesso parliamo di prezzi. Questi softbox costano orientativamente sui 150 euro. Dico orientativamente perché dipende dalla grandezza, dipende da se volete proprio questo, se volete quelli fatti a beauty dish internamente, eccetera eccetera. Quindi hanno un catalogo veramente molto molto ampio. Vi lascio qui sotto in descrizione il link del produttore, andate a dargli un'occhiata perché ci sono softbox di tutti i tipi. Questi in particolare costano più o meno un 150 euro, ma sono senza adattatori, quindi dovete andarvi a comprare l'adattatore che vi serve per il flash che volete andare a utilizzare, il che vuol dire che più o meno un softbox comprato di tutto costerà sui 200 euro. Sì, lo so, non è per tutti, e sì, lo so, è per professionisti. Per come la vedo io, sono i softbox migliori di sempre e sono quelli che io andrò a utilizzare da adesso in poi sempre. Anche perché, tanto per farvi un paragone, questo è il 60 della Godox, mentre questo è il 70 loro. Capite bene che occupa molto meno spazio ed è almeno 2 volte più leggero. Ovvero questo più o meno sta a mezzo chilo, questo sarà più o meno 1,5 kg. E 1,5 kg si sentono. Questo, ragazzi, è una bomba atomica, non so più come dirvelo. Quindi il consiglio qual è? Non vi fate spaventare dal prezzo, che sembra eccessivo, ma ragazzi non lo è, perché qualitativamente è veramente top. Anche perché se voi andate a comprare ad esempio questo da 60 vi costa 80-90 euro e ne avete uno che funziona ad esempio per AD300 e AD400. Se poi volete un softbox per AD100 dovete comprarvene un altro. Voi invece non dovete fare quella cosa lì, ma dovete andare a comprare solo gli adattatori poi. Quindi per tutti quelli per cui fa la differenza portarsi dietro una cosa pesante o una cosa leggera, secondo me prendetelo ad occhi chiusi. In più dovete pensare che andando a comprare soltanto altri adattatori lo potete adattare su altri flash, e quindi secondo me anche questa è una cosa ottima. Ultima cosa di cui non vi ho parlato, c'è in realtà un altro accessorio che loro non mi hanno mandato, quindi non so come farvelo vedere. Comunque è una specie di gelatina magnetica che si mette dalla parte interna, quindi noi una volta che mettiamo il flash da una parte e andiamo a mettere la gelatina dall'altra avremo chiaramente la luce colorata flash. Non me l'hanno mandato, hanno anche la griglia che fa la stessa cosa, ma non ve lo posso far vedere. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Nei prossimi video backstage, nelle prossime storie su Instagram mi vedrete utilizzare sempre e solo questi, ve lo assicuro. Se avete qualche domanda mi raccomando fatemela qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto il video mettete un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!